La casa spiegata semplice. Parte 1. La casa. La casa è quel luogo dove non si vede mai l'ora di tornare. Ci sono case piccole e case grandi, case belle e case un po' brutte, ma quello che tutte hanno in comune è che a casa ci si sente bene. La porta. La porta, oltre ad essere una parte indispensabile della casa, è anche una parola bellissima. Deriva dal verbo portare e significa che ti porta, appunto, in un altro luogo. La porta è solitamente fatta di legno e vicino ha un campanello che si può suonare. Le chiavi. Le chiavi servono per entrare in casa. Scordarsi le chiavi è un bel problema e si rischia di rimanere fuori casa ad aspettare. Le chiavi vanno portate sempre con sé e bisogna fare attenzione a non perderle mai. La finestra. Un'altra cosa che proprio non può mancare in una casa è una bella finestra affacciata sul mondo. I vetri della finestra devono essere puliti per poter guardare fuori. Fate attenzione se dei ragazzi giocano sotto la vostra finestra. Un tiro maldestro e potrebbero mandarla in 1000 pezzi. Il tetto. Come può mancare il tetto ad una casa? Senza tetto i gatti del quartiere non avrebbero dove andare. Il tetto è ciò che protegge la casa dalla pioggia e dalla neve, e senza di lui una casa non sarebbe una casa. Il giardino. Purtroppo invece non tutte le case hanno un giardino. Molte case sono condomini e non hanno un posto dove coltivare piante e godersi il sole di primavera o le calde serate d'estate. Ma tenere un giardino non è solo bello, è anche un grande impegno. Il balcone. Se si è abbastanza fortunati però, la nostra casa avrà un balcone oppure una grande terrazza. E allora anche per noi sarà possibile rilassarsi un po' e abbronzarsi senza bisogno di uscire di casa. La cucina. La cucina è forse la vera anima di una casa. Pentole, fornelli, bicchieri e stoviglie prendono tutto lo spazio e c'è sempre un buon profumo nell'aria. Chissà oggi che cosa bolle in pentola. Il frigo. Il frigorifero, o più semplicemente il frigo, non potrebbe mai mancare in una cucina come si deve. Dentro fa un po' freddo, ma questo è un bene per il latte e lo yogurt, per l'insalata e i pomodori che si conservano meglio. Andare ad aprirlo e guardarci dentro è un po' un vizio che hanno tutti. Il forno. Quanto è bello il forno con quella sua luce che sa di casa e quanti buoni profumi escono sempre quando è acceso. Una buona pizza oppure un bel pane croccante, un buon pesce al forno oppure, perché no, una bella torta al cioccolato. Il forno è il cuore della cucina. La tavola. La tavola non è un semplice tavolo. La tavola è sempre pronta per mangiare, è coperta da una tovaglia colorata e preparata con bicchieri, bottiglie, posate e tovaglioli. A tavola c'è sempre spazio per un posto in più. Il salotto. Il salotto è, insieme alla cucina, una delle stanze più importanti e vissute di una casa. Si può guardare la televisione da soli o in compagnia, basta ricordarsi dove si è messo il telecomando. La poltrona. Insieme al divano, la poltrona è uno dei piccoli lussi della vita. Cosa non darebbe chiunque per trovarsi adesso seduto in poltrona,
con una bella tazza calda e una coperta sulle gambe, magari un bel libro oppure un video per imparare l'italiano. Il bagno. Che buon odore di sapone c'è nel bagno. È giusto avere una cucina e un salotto, ma senza il bagno come faremmo? Si può fare la doccia, oppure il bagno, lavarsi le mani, oppure i denti. E prima di uscire di casa è sempre bene guardarsi allo specchio e pettinarsi i capelli. L'accappatoio. Dopo una bella doccia calda o un bel bagno rilassante, ciò che ci vuole è avvolgersi in un morbido accappatoio. Starei tutto il giorno in accappatoio, con un asciugamano avvolto sulla testa per asciugare i capelli. La camera. E alla fine di una lunga giornata il piacere più grande è stendersi sul letto e riposare. Finalmente possiamo cambiarci, metterci il pigiama ed entrare sotto le lenzuola. Il cuscino è così morbido. La scrivania. Ma prima di andare a letto, ti sei ricordato di rimettere in ordine la scrivania? Guardala, è piena di libri di scuola e il computer è ancora acceso. Se non sbaglio, quella è la cartaccia di una merendina. Bene, questo era il primo episodio delle parole italiane spiegate semplici. Questa era la casa, parte 1. Ci vediamo al prossimo video per la parte 2. Ciao!